Ciao, io sono Sonia. Oggi sono qui per farvi vedere come ho costruito uno degli oggetti più iconici di Legend of Zelda. La maschera Zora. Ne ho costruite anche altre due diverse, quindi se questo video vi piacerà ne metterò un altro più avanti. Perciò mi raccomando, iscrivetevi al canale. I pattern che sto utilizzando li trovate qui sotto in descrizione. Li ho fatti io e potete direttamente scaricarli ed utilizzarli. Traccio ogni forma con un pennarello bianco e poi la capovolgo per creare anche l'altra metà uguale. Per facilitarmi chiamo A la parte dritta e B la parte capovolta. Faccio lo stesso con tutti gli altri pezzi. Per tagliarli uso il taglierino e sto sopra questo tappetino per avere un piano da non rovinare. Seguendo le istruzioni sui pattern ci sono dei tagli che vanno in obliquo, perciò è importante che la lama sia affilata in modo da avere un taglio preciso. In questo caso, per creare l'angolazione giusta, sono partita con un taglio normale e poi ho inclinato sempre di più il taglierino. Una volta tagliati tutti i pezzi, ho ricostruito il puzzle, connettendo tutte le lettere uguali, che come vedete sono scritte sui pattern. Dovremo ottenere la parte destra e la parte sinistra, che sono perfettamente speculari. Per connettere i pezzi uso il mastice. Ho incollato prima i pezzi a 2, poi alcune sezioni e poi ho connesso man mano i pezzetti. In questo punto ho smussato i bordi con la forbice per incollare meglio le parti tra loro. Alcune parti sono un po' insidiose da incollare, ma con un po' di pazienza si riescono ad incollare tutti i pezzi insieme. Ah, forse non l'ho detto all'inizio, questo foam che sto utilizzando è di spessore 5 mm e trovate il link per acquistarlo in descrizione. Ora faccio le orecchie. Dopodiché incollo la parte davanti alla parte dietro. Con tutti i tagli obliqui abbiamo già le orecchie parzialmente smussate ai lati. La maschera ha bisogno di essere formata con il calore della pistola termica e per aiutarla a mantenere la giusta curvatura ho incollato 2 pezzettini di foam da 1 cm sul retro.
Ora è decisamente meglio. Dopodiché per la fronte mi sono aiutata con questa mezza sfera di plastica. Ho tracciato la forma degli occhi che poi andrà ritagliata. Con la pistola termica ho incavato la parte degli occhi ancora un po'. Utilizzo questa punta del Dremel per sistemare le imperfezioni e smussare tutti i bordi. Usate sempre un certo tipo di protezioni quando lavorate con il Dremel, per proteggervi dalla polvere volatile. Ora tutti i bordi sono lisci e rotondi. Poi ho smussato un po' i lati delle orecchie per fare in modo di incollarle con l'angolazione giusta. Con il foam clay sistemo le fessure. Questo qui è di una marca diversa, ma mi ci trovo molto bene. È una pasta che si asciuga all'aria e si ammorbidisce con l'acqua, e quando si indurisce diventa come il foam. Con l'acqua infatti si liscia molto bene. Come primer mi piace utilizzare il Flexbond di Cosplay Shop Belgium. Questo è un supporto per appendere la maschera mentre il primer si asciuga. Per applicarlo ho utilizzato un pennello soffice e piatto. Per aiutarmi a stenderlo meglio l'ho diluito con un po' d'acqua. E però tenete sempre presente che il foam clay, quando è asciutto, non diventa impermeabile. Perciò con l'acqua, se ce n'è troppa, può rischiare di scioglierlo. Dopo aver fatto circa 5 o 6 passate, ho preso della carta vetrata molto fine, per togliere qualche imperfezione del primer, per fare in modo che sia più liscio possibile. Con lo spray acrilico nero ho dato la prima base. Io ho dato una base nera, ma voi potete scegliere se partire da una base scura e andare a schiarire i colori, oppure partire da una base chiara e andare a scurire. Ora metto un attimo da parte la maschera per farvi vedere come ho creato gli occhi. Queste uova di plastica trasparenti sono perfette, ma prima bisogna carteggiare l'interno per poi andare a colorarle. In questo modo il colore sarà più uniforme e l'esterno rimarrà comunque lucido. Ora riprendiamo a colorare la maschera. Come vedete la base di partenza è un blu molto scuro. Io sono andata a schiarire sostanzialmente tutte le parti più in rilievo. Praticamente il centro della faccia è la parte più chiara. Se avete un aerografo sarà tutto più semplice. E se avete come me soltanto i pennelli, armatevi di pazienza. Partendo dal blu e poi dall'azzurro, ho aggiunto ad ogni strato sempre più bianco. Più la gradazione che cambia è simile a quella precedente, più sarà facile creare una bella sfumatura omogenea. Cioè, in pratica bisogna fare una sfumatura molto graduale. Poi ho aggiunto qualche dettaglio con l'azzurro. Le orecchie hanno più o meno lo stesso procedimento.
Sulla parte più scura ci sono queste sfumature ondulate che ho fatto abbastanza a caso perché in realtà non hanno un disegno preciso. Le punte le ho ripassate con lo stesso colore, che è tipo un verde acqua ma molto molto chiaro. Poi con un pennello più piccolo ho fatto varie sfumature con l'azzurro. Ho lasciato delle parti più chiare e delle parti un po' più sfumate. Ora che ho finito di colorare riprendo gli occhi e una volta trovata la giusta posizione li incollo all'interno con della colla a caldo. Con il foam clay chiudo le fessure ai lati degli occhi. Una volta asciutto lo coloro di nero. Per finire, spruzzo un po' di fissativo lucido. E questo è il risultato finale. Grazie mille per aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto e che sia stato di ispirazione. Ci vediamo presto!